Benvenuti nel video dedicato al collo a revers e precisamente al secondo esempio di modifica. Vi ricordo che c'è un video, presentazione pagina collo a revers di TTCAD L3, vi consiglio di visionare quel video prima di questo. Vi faccio vedere subito cosa andiamo a realizzare. Ecco qui, questo è il collo a revers che si presenta con TTCAD L3. Questa è la trasformazione che andremo a fare in pochi clic e la differenza è che il collo e il revers si presenta con degli angoli. Questo invece è arrotondato, sia le linee che gli angoli. Per fare questo vado a selezionare un corpetto base. Vi ricordo che voi dovete selezionare il corpetto sul quale volete costruire il vostro collo a revers. Seleziono corpetto di tipo B, faccio 2 clic, entro nella pagina modifica. Questo video ha lo scopo semplicemente di mostrarvi la costruzione del collo a revers e non lo sviluppo del corpetto. Quindi voi inserite le vostre misure e fate tutti i cambiamenti e le modifiche che desiderate. L'unica accortezza che dovete avere è disabilitare il sormonto dietro perché per costruire il collo a revers non mi serve e per quanto riguarda il sormonto del davanti lo ingrandisco di mezzo centimetro, lo faccio diventare 2,5. Faccio applica e entro nella pagina gestione parti, clicco. Questo modello ha solamente un davanti e un dietro. Vado a selezionare la parte del davanti. Voi dovete fare attenzione a selezionare, se avete più parti del davanti, la parte del davanti che desiderate costruire il collo a revers. Poi vado qui nei tasti dove ho le varie opzioni e scelgo colli e cappucci, seleziono, mi si apre la finestrella, vado a cliccare su collo a revers. Entro nella pagina collo a revers. Molto importante, queste due caselle dovete aver selezionato le parti che ci servono per costruire il collo e precisamente il davanti, e vedo che è selezionato il davanti perché è la parte che ho selezionato nella gestione parti. Molto importante è verificare che sia selezionato i punti esatti che mi indicano il giro collo. Nella finestra grafica vado a controllare, vedo che l'AB è il giro collo e vedo anche che è selezionato in blu. Il dietro, in questo caso, mi porta già il dietro che a me interessa ed è anche selezionato il giro collo, ma bisogna prestare molta attenzione perché se non è selezionata la parte giusta, qui c'è la freccetta e ci sono le varie possibilità. Perché se voi il modello, il collo a revers lo costruite in un secondo momento, che avete già costruito una manica o avete fatto altre opzioni, può essere che qui vi trovate sulla finestra grafica non il dietro, ma un'altra parte. Quindi è molto importante questo. Lascio tutte le impostazioni che mi dà il programma e vado a selezionare aggiungi questo nuovo collo. Il programma mi dà già questo collo a revers. Per fare in modo che sia le linee che gli angoli diventino più arrotondati, devo semplicemente fare questa cosa. Vado sulla linea a revers, vedo che è già selezionata, che c'è il puntino e anche qui è selezionata con la linea rossa, quindi vuol dire che sto lavorando su questa linea. Lascio la linea di piega, l'inizio della linea di piega, questo K, in questo punto. Vi ricordo che la linea, inizio linea piega, sono questi 20 centimetri. I 20 centimetri si riferiscono alla distanza tra il giro collo, questo iniziale, e la linea K. L'altezza collo è questa linea AB. Lo scostamento spalla è questo centimetro. Lascio tutte queste impostazioni, vado sulla linea revers, mi dice che è una curva, un segmento, clicco, vado a selezionare curva a 2 punti.
mi si aprono le caselle qui sotto della tangenza su K e la tangenza su A. K è questo punto qui, vado a cliccare sulla freccetta e seleziono tangenza a curva vicino. Ok, lascio l'angolo e il peso, non vado a toccare niente, poi vado sul punto A, anche qui apro e seleziono tangenza a curva vicino. Anche qui il peso e l'angolo lo lascio, seleziono questa linea qui, che è la linea AB della mia giacca e la linea AB corrisponde alla linea 1. Clicco, diventa rosso e vado a selezionare al posto di segmento curva 2 punti e anche qui il punto A seleziono tangenza a curva vicina. Qui aumento un po' il peso, mi indica che sono come valore 50, qui ho il peso, l'aumento per fare in modo che diventi un po' più arrotondata. Ecco qua, lo lascio a 65. Il B, questo, il punto B, lo lascio, non vado a modificare niente. Ora vado a selezionare la linea DE, che è quella del collo, e la linea DE è la numero 2. Vado a cambiare da segmento, la porto a curva a 2 punti. La linea D, il punto D lo lascio così, mentre il punto E vado a selezionare tangenza curva vicino, il peso lo lascio e anche l'angolo. Seleziono EA, che è la linea 3. Anche qui vado a cambiarla con curva a 2 punti e questa sul punto E, anche qui vado a selezionare tangenza su curva vicino, il peso mi viene indicato 50, quindi questa rotondità la diminuisco un pochino, invece di 50 la porto a 40, quindi faccio doppio clic sul doppio meno e la porto a 40. Il punto A, perché nella confezione non mi faccia difetto, seleziono perpendicolare interna a curva vicina, qui, così sono sicura che non mi fa difetto nella confezione. Ok, in pochi clic ho portato sia le curve che gli angoli, li ho arrotondati. Ora vado a selezionare, mostra anche collo piegato. Ok, così. Vorrei che questo punto, che sarebbe il punto A, fosse un po' più lungo e un po' più in basso. Quindi vado di nuovo a disabilitare. Il punto A, questo, è il punto numero 1. Vado a selezionarlo e semplicemente con la croce vorrei spostarlo a sinistra di 1 centimetro e anche verso il basso di 1 centimetro. Qui mi dà già dei riferimenti. Mi dice che in X è -4 e in Y è -1. Il -4 sta a indicare la X sta a indicare destra e sinistra, Y alto e basso e semplicemente con la croce, quindi se lo voglio spostare verso sinistra di 1 centimetro, clicco il doppio meno una volta e si sposta di mezzo centimetro, un'altra volta e si è spostato di 1 centimetro. Verso il basso, semplicemente con la croce che mi indica verso il basso, un clic sul doppio meno si è spostata di mezzo centimetro, doppio clic di 1 centimetro. Vado di nuovo a mostra collo piegato. Ok, direi che ci siamo. Con pochissimi clic ho trasformato il collo che mi presenta TT-CAD nel collo arrotondato come desideravo. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!